Ma non piangere, c'è l'avanzata, tuo figlio è forte, su in alto il cuor, asciuga il pianto della fidanzata, che nell'assalto si vince o si muor. La conoscete, vero? Canzone prerogativa degli Arditi, le truppe d'assalto italiane della Prima Guerra Mondiale, nonché i protagonisti del nostro video. Oggi scopriremo come mai durante la Prima Guerra Mondiale ogni esercito sviluppò dei reparti d'assalto, approfondiremo l'equipaggiamento e le tecniche dell'ardito fino ad arrivare alla simbologia, alla goliardia, alla cultura popolare e sì, anche al futuro dei combattenti dopo la guerra, non tutti finiti dove pensate voi. Signore e signori, gli Arditi. Direi di partire dalla semplice definizione: chi erano gli Arditi, cosa li contraddistingueva dalle semplici unità di fanteria? Detto brevemente, gli Arditi sono state le unità speciali del Regio Esercito Italiano attive durante la Prima Guerra Mondiale, il cui compito era essenzialmente quello di prendere presidio delle postazioni nemiche più strategiche. Il tutto con un esiguo numero di uomini capaci di combattere anche per lunghi periodi di tempo, in modo tale da dare tempo alla fanteria di arrivare e dare rinforzo. Rapidità, mobilità, efficienza e coraggio sono quindi le parole chiave per il perfetto ardito. C'è una differenza fondamentale tra gli Arditi e il resto delle unità specializzate dell'esercito italiano, ovvero gli Arditi sono gli unici a nascere in guerra. Gli Arditi sono l'esempio perfetto di quando si dice fare di necessità virtù. Questo perché solo ed esclusivamente scontrandosi con i problemi della Grande Guerra si è arrivati alla soluzione dei reparti d'assalto. Ricordiamo che uno dei problemi principali che ha accomunato bene o male tutte le potenze in campo è stato il fatto di trovarsi a combattere con vecchie tecniche ottocentesche, ma con una tecnologia talmente avanzata che andava in contrasto e rendeva inefficienti le tecniche impiegate, come ad avere un motore troppo ingolfato, avete presente, no? E il risultato lo sapete tutti: rimanere parcheggiati nella stessa trincea per mesi e mesi, senza potersi muovere perché tanto loro ci sparano, noi spariamo, nessuno vuole uscire e tutti abbiamo una grande paura. I reparti d'assalto, italiani e non, sono stati una di quelle numerose soluzioni che si sono inventate in pieno conflitto per cercare di smuovere le acque. Partiamo col dire che anche prima della guerra e persino nelle fasi iniziali un po' tutti gli eserciti stavano cercando di modernizzarsi. Persino l'Italia, che non aveva fatto della guerra il suo pane quotidiano come per esempio la Francia o la Germania, inizia a teorizzare delle nuove tecniche d'attacco. Parliamo essenzialmente dei sabotatori, ovvero gente che aveva il compito a livello teorico di infilarsi dietro le linee nemiche per tagliare le guarnigioni e i rifornimenti. Se tutto questo vi suona familiare, perché è la tecnica alla base della Blitzkrieg, la famosa guerra lampo utilizzata nella Seconda Guerra Mondiale. E proprio nella Seconda Guerra Mondiale in Italia nasce infatti la figura del guastatore, ovvero quella persona che aveva il compito di infilarsi dietro le linee nemiche e sabotare, danneggiare, guastare, in generale mettere i bastoni fra le ruote al nemico. Ma stiamo correndo troppo, questo ragionamento serve solamente a farvi capire che anche se nella Seconda Guerra Mondiale tutto questo trova applicazione, l'idea era già nell'aria da tanto tempo. Comunque, 1915, fronte occidentale, il piano Schlieffen è fallito e tu, povero soldato tedesco, sai benissimo che bisogna fare qualcosa prima che la Russia termini la mobilitazione, altrimenti bisognerà fare una guerra su due fronti. I tedeschi, che hanno dimostrato in più occasioni di saper fare la guerra, già nel 1915 teorizzano delle vere e proprie truppe d'assalto, gli Stormtrooper. No, non questi. Sapete quando si dice mentalità tedesca, no? O tutto bianco o tutto nero. L'assalto con la baionetta classico non funziona più? Bene, cambiamo completamente. Ecco quindi che gli Stormtrooper avevano il compito di apripista. Come funzionava? Detto semplicemente: l'unità d'assalto tedesca, gli Stormtrooper, avevano il compito a livello teorico di imbrigliare quel famoso fuoco di soppressione che partiva dalla trincea tedesca e avvicinarlo sempre di più alla linea del fronte nemica. Ovviamente gli Stormtrooper erano fiancheggiati da batterie di mortaisti ai lati. L'obiettivo ultimo era quello di portare almeno una parte di quella potenza di fuoco amica verso il nemico, in modo tale, cosa molto più importante, che le unità di fanteria leggere potessero seguirci tranquillamente e avanzare lungo la linea del fronte. Come tecnica si rivelò abbastanza vincente, riuscendo in più occasioni a smuovere la linea del fronte. Come abbiamo detto però, i tedeschi la guerra la sanno fare, specie gli alti comandi, ed è qui che arriviamo all'Italia. Durante la Prima Guerra Mondiale la situazione del Regio Esercito era critica perché si evidenziava soprattutto una spaccatura. Il soldato che crepava in trincea contro l'ufficiale che comandava nelle retrovie era davvero la trasposizione diretta in chiave militare della situazione del paese. Da una parte il povero bracciante che moriva di fame e dall'altra parte quello nato nella famiglia giusta, il lontano cugino del re o di qualche ducato nobiliare. Ma c'è di più. Durante la guerra infatti persino tra i comandanti iniziò a evidenziarsi una spaccatura
più che altro di tipo anagrafico. Da una parte quelli che facevano i militari di professione, i famosi alti comandi estremamente conservatori, e dall'altra i giovani ufficiali di complemento, provenienti da buona famiglia che hanno potuto studiare. Ciò li ha resi ufficiali, ma non sono troppo diversi dai poveri che stanno morendo in prima linea. Proprio da loro nasce e matura questo sentimento di, non mi viene altro modo per dirlo, rottura di cazzo. Questi vecchi bacucchi non sono capaci, sono solamente capaci di ordinare assalti frontali che sono completamente inutili, perché si traducono sempre e comunque in un inutile strage. Sarebbe più utile stare fermi a non fare nulla in trincea, perché tanto la situazione non cambia. Quindi a seguito di lamentele, a progetto già iniziato e con i superiori dovutamente avvisati, solo nel 1917 vennero costituiti i primi reparti d'assalto. Il quartier generale degli Arditi era Stricca di Manzano, attaccata alla linea del fronte praticamente. Interrompiamo un attimo la storia per andare sul pratico. Cosa faceva effettivamente l'Ardito in guerra? Si va all'assalto, ma cosa vuol dire si va all'assalto? Qual era il suo equipaggiamento, le armi a disposizione, eccetera eccetera. In ordine, l'uniforme. Il colore dell'esercito è il grigio-verde, standardizzato per tutti, poi insegne, mostrine e copricapi cambiano a seconda del reparto. Va specificato che inizialmente i primi battaglioni d'assalto non avevano nemmeno dei colori delle insegne proprie, proprio perché i primi 2 plotoni furono costituiti in un clima di estrema urgenza. Tu che sei bravo vieni qua, mi serve il tuo aiuto, voi 2 che siete veloci a correre venite qua che dobbiamo fare una cosa, eccetera eccetera, ma soprattutto chi di voi vuole cimentarsi in questa impresa? Ecco quindi che mettiamo il primo tassello per le gesta leggendarie degli Arditi, ovvero i primi battaglioni erano costituiti quasi esclusivamente su base volontaria. Per l'equipaggiamento quindi faccio riferimento a quello standardizzato e adottato da tutti dopo il 1917. L'uniforme era la più leggera e comoda che l'esercito aveva in dotazione. Dopotutto bisognava essere rapidi e veloci, senza limitazioni nei movimenti. Salvo quelli che provenivano dai reparti alpini e bersaglieri, che mantenevano i loro storici colori e copricapi, rispettivamente verde e cremisi, per tutti gli altri come copricapo venne adottato il fez nero, mentre per gli alamari o mostrine che dir si voglia furono scelte di colore nero e a punta, ricamate ovviamente sull'uniforme. Scommetto che qualcuno di voi lo sapeva già, ma guardando le mostrine, queste ultime ricordavano una fiamma, e da qui lo storico soprannome degli Arditi, le fiamme nere, proprio perché erano estremamente riconoscibili con le loro insegne. L'ultimo dei simboli più famosi è un gladio con la scritta Fert, il motto di Casa Savoia. Bene, abbiamo visto come erano vestiti, adesso che equipaggiamento avevano in dotazione? Ascoltate bene perché questo è il secondo tassello per la leggenda. Come dice la canzone, scavalca i monti, divora il piano, pugnal fra i denti, le bombe a mano. Immagina essere uno dei famosi ragazzi del 99 e arrivare in trincea con il tuo bel elmetto, la tua divisa in ordine e il tuo bel fucile che non spara tanto bene ma, ehi, è tutto pulito e lucidato. Arrivi in trincea e il tuo comandante ti dice: bene, appoggia il fucile che non ti serve, a chi spari se siamo tutti nascosti? Ecco qui il tuo pugnale e le tue bombe. Ebbene sì, le 2 armi principali che aveva l'Ardito erano solamente un pugnale e quante bombe a mano riuscivi a portarti dietro. Non a caso gli Arditi erano addestrati anche e soprattutto all'utilizzo di arma bianca e combattimento corpo a corpo e col tiro della bomba, specialmente il tiro a corto raggio. Il tiro a corto raggio è pericoloso ovviamente per chi lancia la bomba, dato che vi è un elevato rischio di venire feriti da schegge o di riportare danni all'udito o alla vista, il tutto se non ci si copre bene. In parte questo problema fu risolto introducendo un tipo di bomba decisamente meno letale, ovvero il petardo Thévenot, francese di origine, che non faceva grossi danni ed era l'ideale però per spaventare i nemici e creare disordine, e soprattutto era facile anche da lanciare in movimento mentre si correva. Oltre a questi 3 pezzi di equipaggiamento standardizzato poi si sono fatti degli esperimenti, qualche reparto è stato dotato di lanciafiamme, qualche altro reparto di fucile a canna corta, mitragliatrice leggera, eccetera eccetera, ma se finivi nei reparti giusti potevi avere tranquillamente una pistola mitragliatrice molto famosa, la Villar Perosa. Piccola, maneggevole, leggera ed estremamente efficace a corto raggio, l'arma ideale per quando piombavi nella trincea nemica e dovevi ripulire la zona. Ora conoscete tutto questo e con tutto questo possiamo descrivere l'assalto. Immagina di essere in trincea e a un certo punto il comandante urla: tutti pronti, si va all'assalto. Quello che dovete fare tu e i tuoi è prendere bombe e pugnale e quando viene impartito l'ordine uscire dalla trincea e correre come se non ci fosse un domani. Appena mettete fuori il naso dalla vostra trincea comincia il fuoco di soppressione austriaco, che vuol dire che in un campo aperto pieno di filo spinato, buche e cadaveri ci saranno dei mitraglieri dall'altra parte che vi spareranno mentre voi dovete correre sempre più vicini a loro. Ovviamente non si corre in formazione, dobbiamo rendere difficile la vita al nemico, è più un si salvi chi può. Il pugnale va tenuto tra i denti, non in mano, perché deve essere pronto all'uso e con le mani dovete solamente scuffiare la spoletta della bomba e lanciarla verso il nemico. Non lo colpirete mai, è solo per distrarlo, spaventarlo e crearvi un minimo di copertura.
Dovete essere bravi a lanciare e dovete avere molta forza, perché una volta lanciata la bomba voi correrete esattamente verso la bomba. Dovete farlo quante volte basta per raggiungere l'avamposto nemico, e una volta lì sarebbe meglio già avere un'altra bomba pronta all'uso, pronta per essere lanciata nelle trincee, in modo tale che possiate entrare e provare a prendere presidio dell'avamposto. Ovviamente sono quasi tutti morti alle vostre spalle perché è praticamente un'azione suicida, ma quei pochi arrivati devono avere ancora abbastanza bombe per distruggere l'interno della trincea. Dopodiché si entra e si inizia a combattere col coltello. E per quei pochi fortunati che l'hanno è il momento di utilizzare un'arma da fuoco. Devi combattere come un demonio e devi sperare che a un certo punto il comandante nemico dia l'ordine di ritirarsi, perché è una lotta contro il tempo che arrivino anche il resto delle unità di fanteria per darti supporto. Questo è l'assalto. Spero quindi che con questa descrizione riusciate a capire come mai le gesta degli Arditi sono considerate leggendarie. Ricordiamolo ancora, i primi reparti furono costituiti su base interamente o quasi interamente volontaria. Vuol dire che venivano scelti soprattutto i più forti, i più veloci, i più resistenti, ma soprattutto quelli che si erano già distinti in battaglia, quindi i più coraggiosi. Non c'era assolutamente spazio per i pochi di buono o, come qualcuno vorrebbe far credere, addirittura gli avanzi di galera. Per un brevissimo periodo di tempo il Regio Esercito Italiano ha avuto in mano un'arma e una strategia in grado di ribaltare le sorti del conflitto. Cosa abbiamo fatto quindi? L'abbiamo ostacolata. Gli Arditi erano gli unici che servivano, e per quanto terribile da dire quindi erano quelli che mangiavano. Mentre le vaste unità di fanteria potevano rimanere anche senza cibo e acqua in più occasioni, gli Arditi mangiavano e mangiavano anche bene, perché bisognava essere pronti per l'assalto. L'assalto non è una corsa di resistenza, è più uno scatto. Ti devi giocare tutto in quel singolo momento e tutto in quel singolo momento deve andare bene, non è che puoi giocartela come in una lenta avanzata. Inoltre gli Arditi andavano in licenza, tornavano a casa anche perché era bassissimo il rischio che elementi del genere disertassero. Se il paese ti riserva un'accoglienza da eroe, non solo eri più propenso a tornare a combattere, ma, cosa decisamente più importante, non c'era il rischio che tu iniziassi a dubitare di questa inutile strage. Di conseguenza non c'era il rischio che tu iniziassi a provare simpatie per una certa rivoluzione che era appena scoppiata in Russia e che già si vociferava in Italia da qualche anno. Iniziamo a inserire i primi semi di quello che sarebbe successo dopo. Tutto questo invece contrariamente al soldato di fanteria, che più che venire mandato in licenza veniva mandato nelle retrovie. Poi ovviamente la mia preferita, l'invidia degli ufficiali nei confronti dei comandanti degli Arditi. Spesso i reparti venivano glorificati e insigniti di medaglie al valore, di conseguenza anche i comandanti brillavano di prestigio. Era inammissibile che un giovane tenente o un giovane capitano potesse avere più voce in capitolo del vecchio colonnello o il vecchio generale che aveva anni di servizio sulle spalle. Questo per dirvi semplicemente che questo paese è sempre stato un paese in mano agli anziani. Quei pochi che detengono il potere hanno sempre avuto interesse nel mantenere lo status quo della situazione, anche a discapito di un eventuale bene superiore. Addirittura dopo Caporetto, quando la situazione era nera per l'esercito italiano, i reparti d'assalto vennero sciolti per poi venire ricostituiti subito dopo. Sapete come mai? Pensateci bene, come mai fare una cosa così stupida, chiudere un reparto per poi riaprirlo subito dopo in modo uguale? Il senso è molto semplice, perché il senso era quello dell'istituzionalizzazione del fenomeno, ovvero cercare di domarlo e dare un freno alla cosa. Cosa sono questi giovani che ci credono davvero e vogliono morire per la patria? No signore, sono decisamente troppo al di fuori dei nostri schemi, non solo i soldati ma addirittura qualche ufficiale. Sia mai che la guerra la vinciamo grazie a loro e poi ci tocca cambiare le cose. No, cerchiamo ora di dare una calmata, Diamoci una calmata tutti. Ecco quindi per esempio che la storica assenza di formalità degli Arditi, la loro divisa in disordine, la loro barba non rasata, il loro capello non curato eccetera eccetera sono spariti, perché giustamente la guerra la puoi vincere solo se hai la divisa in ordine. Questo è un punto su cui voglio concentrarmi, ovvero la percezione che gli Arditi svilupparono di loro stessi, i trattamenti privilegiati che avevano, dal cibo alla formalità, all'essere nati in guerra a differenza di tutti gli altri, le loro effettive azioni coraggiosissime e vittoriose. Ecco, tutto questo portò a una forma di spavalderia e di modo di pensare che implicava il percepirsi diversi dagli altri. A testimonianza di questo fatto abbiamo persino il grido di battaglia degli Arditi. Mentre tutti urlavano "Avanti Savoia", l'Ardito sbeffeggiava addirittura il re, perché l'Ardito urlava "A noi". Riuscite a capire le origini di quello che sarebbe successo dopo? Se io compio azioni mortali e ne esco addirittura vivo, vegeto e vittorioso, ho tutto il diritto di fare quello che voglio, anche di insultare il re e casa Savoia. Tanto l'importante è che poi
porto a casa i risultati, siamo in guerra. Tra gli stornelli che cantavano gli arditi ve ne cito uno che secondo me spiega in modo divino questa situazione. Non farlo spiritoso, real carabiniere, ma lascia il passo libero a queste fiamme nere. Come a dire, anche se noi torniamo a casa, ci ubriachiamo, beviamo e facciamo un po' di casino, tu carabiniere comunque non romperci le palle, stai nel tuo. Noi siamo gli arditi e pensiamo a fare la guerra, voi siete i carabinieri. Noi facciamo il nostro, voi fate il vostro. Noi siamo noi e voi siete voi. A termine della guerra, con la smobilitazione generale, venne avanzata l'idea di sciogliere i reparti d'assalto per inglobarli in regolari unità di fanteria. Era il 1918, il fascismo come lo intendiamo non era ancora nato. Vi riporto però le parole del generale Grazioli, facilmente reperibili su internet. Cessata la guerra, cessata l'occasione di menare le mani, di dare prova della loro audacia, di fare bottino, di farsi belli delle loro imprese, la loro natura scapigliata ed esuberante o si perderà, e allora diventeranno ordinaria fanteria che non giustificherebbe le forme esterne e l'appellativo ufficiale loro proprio, oppure persisterà, e allora sarà estremamente difficile a chi che sia di contenerla, di evitare deplorevoli infrazioni disciplinari e forse reati che offuscherebbero la loro stessa gloriosa fama andatasi formando con la guerra. Io non so voi, ma ho i brividi leggendo queste parole. Questa singola frase per me è più importante del resto del video perché segna e racconta la tragica continuità della guerra per il soldato, anche dopo la deposizione delle armi. Il nostro sistema di istruzione fa pena per queste cose perché si studia la prima guerra mondiale, dopodiché finisce il capitolo e come per magia parte il fascismo. Non è affatto così. Immagina essere un ardito e ad essere stato protagonista delle gesta che abbiamo raccontato in questo video. Magari hai perso un piede, hai perso tutti i tuoi camerati, torni a casa con 2 medaglie d'oro e chi ti accoglie a casa ti guarda in modo strano. Non solo non ti accoglie urlando e festeggiando, ma ti dice che sei un criminale e quello che hai fatto era moralmente sbagliato. Cosa? Questi quelli che si oppongono a te, poi ci sono quelli che ti comandano e che ti hanno promesso cose che non sono mai arrivate, banalmente un pezzo di terra in più da annettere al tuo paese, ma anche il rispetto per le tue azioni e gloria per quello che hai fatto, ma queste cose non arrivano. Tu torni a casa dopo 2 o 3 anni di guerra che hai ancora magari il tuo pugnale, ti sei imboscato qualche proiettile alla pistola e percepisci che non sei gradito nel tuo paese. C'è chi ti odia, c'è chi ti ha voltato la faccia, ma soprattutto c'è chi non ti capisce, perché non ha fatto quello che hai fatto tu. Gli unici che ti capiscono sono i camerati, chi ha servito con te sotto le armi. Ecco quindi che gli arditi diventano simbolo ed espressione massima del sacrificio della guerra, come a dire, per vincere questa maledetta guerra abbiamo addirittura fondato gli arditi, gente che va all'assalto col pugnale e con le bombe e che moriva quasi sicuro. Ora che siamo tornati, dopo tutto quello che abbiamo fatto, non ci siete riconoscenti? No. Ecco quindi che l'ex combattente preferisce continuare a combattere un nemico inesistente e che non c'è piuttosto che deporre le armi, perché continuare a combattere un nemico inesistente è l'unico modo per continuare a parlare la lingua che conosco e che conoscono tutti gli altri. È l'unico modo per fare valere le medaglie che ho sul petto. Queste medaglie appunto non sono semplici decorazioni come lo possono essere per quegli anziani generali. La mano che ho perso non si trasformerà in parole semplicemente vuote di amor di patria, ma voglio che diventino qualcosa di molto più pratico. La guerra quindi non è finita, fa niente se prima erano gli austriaci e ora è qualcuno che vuole fare questa rivoluzione socialista, anzi non mi importa nemmeno di chi c'è dall'altra parte, l'importante è non deporre le armi, perché deposte le armi sono solo un bracciante che ora non riesce neanche più a lavorare perché non ha più una mano o un piede, ma con l'uniforme addosso sono un sergente che comanda i miei uomini. Ecco quindi che nel dopoguerra molti reduci confluirono in primis nelle associazioni nazionali degli ex combattenti, in secondo luogo nelle file dei nazionalisti e in ultima istanza con quelli che in primis si identificavano come qualcosa di diverso rispetto al resto del paese, proprio come gli arditi si identificavano diversi dal resto dell'esercito. Molti degli ex arditi e combattenti furono tra i primissimi fascisti. Spero di essermi spiegato non bene ma non benissimo in questo discorso, rimango comunque a disposizione nei commenti, lo sapete, anche perché bisogna specificare che non tutti gli arditi confluirono nel fascismo e dove sapete voi. Una piccola parte degli ex combattenti si schierò per esempio con le sinistre estreme. Se per molti infatti il fascismo poteva essere l'unico modo per continuare a portare avanti le loro leggendarie azioni, va ricordato che per un ex combattente i nemici potevano essere tanto a destra quanto a sinistra.
Se a sinistra infatti ci chiamano criminali, ci dicono che quello che abbiamo fatto è moralmente sbagliato e addirittura vogliono fare una rivoluzione per spazzare via il paese per cui abbiamo combattuto e di conseguenza se il paese viene spazzato via io ho combattuto per nulla, è anche vero che la Grande Guerra, come accennato prima, ha evidenziato una spaccatura della società italiana. La meritocrazia non esiste, esiste semplicemente chi è nato nella famiglia giusta e chi no. Soprattutto la disfatta di Caporetto ha evidenziato questa spaccatura già citata, quando i soldati, retrocedendo e tornando indietro in Italia, sono entrati nelle vecchie sede degli alti comandi e hanno scoperto che i comandanti dormivano in letti caldissimi, comodissimi, mangiavano come principi, eccetera eccetera, mentre loro crepavano di fame sul fronte. Guarda te che strana questa cosa, i giovani ufficiali che mi comandano provengono tutti da buona famiglia. Si trovano lì solo perché hanno preso una laurea, che non serve a nulla in guerra, solo perché avevano dei soldi o le conoscenze giuste. Io solo perché non ho nessuno sono qui a schiattare. Ecco quindi che mi accorgo di stare combattendo per un paese completamente marcio. Se è successo quello che è successo, ovvero Caporetto, è solamente colpa di questa gente qua. Gente che vuole continuare a perseguire i loro interessi, a cui non interessa minimamente di fare questa guerra come si deve. Ecco quindi che il vero nemico diventa lo status quo delle cose, non diventano gli austriaci e dopo la guerra la rivoluzione socialista. Il vero nemico diventa il sistema. L'unica cosa che voglio fare quando finisce questa dannata guerra è provare a spazzare via tutto quanto. La guerra l'ho fatta io e solamente io ho il diritto di reclamare il sacrificio e decidere del mio futuro, nemmeno questi anziani generali che mi hanno comandato. E ora che sono tornato a casa devo addirittura subirmi i comandanti della disfatta che siedono addirittura al governo? No signori, assolutamente no, che arrivi questa maledetta rivoluzione allora. Lo squadrismo fu un fenomeno estremamente complicato da descrivere e meriterebbe un video a parte. Cito però i due estremi emblematici di questa spaccatura. Da una parte le ben note e numerose camicie nere, dall'altra parte gli arditi del popolo, la più famosa e guerrigliera delle organizzazioni antifasciste, gli unici che, mi permetto di dire, hanno dato del filo da torcere alle camicie nere, ex arditi che dopo la guerra si sono votati alla causa della rivoluzione, tra i quali un sacco di comunisti e anarchici. Entrambe le fazioni erano legittimamente nel giusto, perché entrambe si arrogavano il diritto di reclamare il sacrificio e l'arditismo della guerra, ma pretendevano anche entrambe di dettare adesso le loro regole per quanto fatto in guerra. Prima si era fratelli in trincea dove si condivideva il rancio, mentre ora nemici. Nemici solo perché ognuno aveva individuato un nemico diverso per quanto successo. La testimonianza di quanto vi sto dicendo? Semplice, la canzone Giovinezza. Giovinezza nasce come canto universitario, peccato che quei ragazzi laureati poi sarebbero andati al fronte, di conseguenza hanno riadattato le parole della canzone. Dopo la guerra sarebbe diventato l'inno ufficiale del fascismo, ma negli anni 20 persino la canzone era reclamata da tutti i combattenti, tanto a destra quanto a sinistra. Se i fascisti la cantavano in chiave antisocialista, maledetto fu il cilicio che condusse all'eroismo, fu schernito il sacrificio dal novello socialismo, allora le sinistre la cantavano in chiave antifascista. Or ci dicon che la pace è voluta dai fascisti, mentre l'arditismo tace, dagli sgherri siamo malvisti. Come nelle scissioni, quindi, le differenze iniziali sono minime e poi si diramano piano piano nel tempo. Indipendentemente dallo schieramento politico, poi le cose sono andate come tutti sappiamo. Il fascismo vinse e, ironia della sorte, alle rivoluzionarie, diciamo così, camicie nere, toccò la stessa sorte dei rivoluzionari arditi. Con la creazione della MUSN vennero istituzionalizzate per cercare di dare un freno al fenomeno. La destra aveva vinto ancora. La reazione e lo status quo si apprestavano a cambiare bandiera per mantenere le loro posizioni. È qui che finisce la parabola degli arditi. Sì, verranno ricostituiti durante la seconda guerra mondiale, ma era più una cosa di propaganda. La storia è finita, ma manca il penultimo capitolo, volutamente lasciato alla fine per lasciarci con una nota veramente positiva e veramente incentrata sulla gloria, sull'arditismo e su un vero tentativo di cambiamento. Tentativo che finì ovviamente annegato nel sangue. Ardisco, non ordisco. Scelgo questo tra i numerosissimi motti d'Annunziani per ricordare l'impresa di Fiume. Oggi non ci interessa parlare però del Vate, della vittoria mutilata o della carta del Carnaro, oggi ricordiamo solamente che dopo la Grande Guerra moltissimi di quei legionari che si cimentarono con il poeta nell'impresa erano arditi. Se il fascismo poteva essere un buon modo per non buttare via quanto avevo fatto, anche se non era proprio come stare in guerra, se la rivoluzione socialista era un buon modo per fare giustizia e continuare a combattere anche se non era proprio come stare in guerra, allora seguire D'Annunzio a Fiume era la legittima continuazione della guerra, l'unica e sola. Noi dopo tutto siamo morti per quelle terre che non ci sono state date. Chi se ne frega se è scritto su qualche pezzo di carta che non possiamo annettere il territorio, andiamo a prenderlo e basta. La presenza degli arditi a Fiume
Fiume non era limitata ai legionari, ma fu estremamente capillare e diramata anche tra le personalità più di spicco dell'esperienza fiumana. Ricordiamo per esempio Alceste De Ambris, sindacalista rivoluzionario ma soprattutto ex ardito. Immagina essere un contadino ex ardito a Fiume che ha fatto la guerra e che sta sentendo Alceste De Ambris parlare, e questo tizio qua sta dicendo delle cose difficilissime. Sta parlando di sindacalizzare le linee di produzione, cogestione delle imprese da parte dell'imprenditore e dei lavoratori, eccetera eccetera. Non ci capisco nulla, ma mi fido di lui semplicemente perché è un ex ardito come me. Passeggiavi per le strade e potevi incontrare Mario Carli, ideologo e pensatore futurista, ma anche ex ardito. La gioventù e l'arditismo rinascevano per le strade, tant'è che potevi trovare un giovanissimo Ettore Muti, pronto a fare scazzottate con qualcuno. È durante la brevissima esperienza di Fiume che gli arditi riconoscono in D'Annunzio un leader e ne assimilano anche i comportamenti più folcloristici, tra cui un certo saluto con un braccio teso e col pugnale al vento. Oppure i già citati motti di guerra, tra cui lo stesso motto di quando si andava all'assalto, a noi. Insieme a tutto questo però c'erano anche tante altre cose, come la stesura della Carta del Carnaro e la Costituzione di Fiume, argomenti decisamente interessanti ma che non ci interessano oggi. Per oggi ci basta sapere che l'avventura degli Arditi termina ufficialmente con l'impresa di Fiume. Quello che sarebbe venuto dopo non fu altro che un compromesso per cercare di non buttare via una gioventù eroica, gioventù che abbiamo il dovere di ricordare e di studiare. Mamma, non piangere se c'è l'avanzata, tuo figlio è forte, paura non ha, asciuga il pianto della fidanzata, si va all'assalto, si vince o si muove, avanti ardito, le fiamme nere sono come il simbolo delle tue schiere. Pugna fra denti, le bombe a mano, dove la ricordo?